È il giorno di Fiorentina-Inter, l'asterisco più atteso che finalmente possiamo toglierci di mezzo. Si recupera allora finalmente questa partita, la partita che era stata interrotta a dicembre per il malore di Edoardo Bove, e saranno addirittura 20 in totale i giocatori che salteranno questa partita. Perché? Ricordiamo innanzitutto il regolamento, lo leggo così, lo cito testualmente: possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta di gara il giorno dell'interruzione. Questo è quello che dice il regolamento. Quindi, in buona sostanza, non possono giocare questo Fiorentina-Inter di questa sera i nuovi arrivati nella finestra di mercato di gennaio. Dunque, nella Fiorentina sono diversi: Fagioli, Folorunscio, Pablo Marin, Dur e anche Zaniolo, uno che sarebbe stato eventualmente un ex, chiaramente lo rivedremo di fronte probabilmente lunedì nella gara di San Siro. Nell'Inter invece c'è solo un nuovo acquisto, che è Zalewski, che abbiamo già visto anche nel derby. Chiaramente non possono giocare, e lo ripetiamo perché qualcuno ce l'ha chiesto, tutti quei giocatori che sono stati anche venduti nella finestra di gennaio, che sono già in altre società in questo momento. E nell'Inter sono partiti Radu, che è andato al Venezia, Palacios in prestito al Monza e Buchanan in prestito al Villarreal. Nella Fiorentina invece sono stati ceduti diversi giocatori, con Biraghi, il portiere Christensen, Iconé, sono stati ceduti anche Cagliode, Quamé, Martinez Quarta e anche Sottil. In più ci sono giustamente le assenze di chi oggi è infortunato, che non riesce quindi ad essere in campo. L'Inter ha fuori Di Gennaro e Correa, nella Fiorentina invece fuori Adli, che ha avuto questo problema, mentre sono tornati Cataldi e Colpani, quindi alla fine recuperano questi due giocatori. Potranno giocare questa partita invece tutti i giocatori che erano assenti per infortunio nella gara di dicembre e che invece oggi sono tornati in campo. Quindi la Fiorentina recupera Gudmundsson, che può giocare, l'Inter invece avrà Carlos Augusto, Acerbi e Pavard, che non c'erano, invece adesso potranno esserci. Quindi questi sì che possono giocare, così come possono giocare anche Comuzzo per la Fiorentina e Dumfries per l'Inter, che erano diffidati, sono stati ammoniti nell'ultima partita di campionato, ma non sconteranno la squalifica in questa partita di oggi, ma la sconteranno invece nella sfida di lunedì a San Siro, sempre tra Inter e Fiorentina. Per cui le probabili formazioni sono un po' un campo minato, ma ne parliamo in questo nuovo video in cui appunto facciamo il punto in vista di Fiorentina-Inter. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrizione al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e vi ricordo la grande novità del club di Passione Inter. Abbiamo lanciato a grande richiesta da parte vostra la novità degli abbonamenti mensili. Da ora potete sostenere il nostro progetto e entrare a far parte della nostra community con un nuovo abbonamento più flessibile e che vi permette di accedere fin da subito a tutti i vantaggi della nostra community con un abbonamento mensile più piccolo, più semplice e più gestibile. Ovviamente in queste ore in cui ci sono tante partite ravvicinate, potete partecipare a tutte le chiamate post partita, che sono sempre belle animate tra di noi, con tanti interisti da tutto il mondo. Quindi vi aspettiamo nel club di Passione Inter. Parlando di Fiorentina Inter, completando sul regolamento, ricordiamo che la partita inizierà alle 20:45 e si partirà dal 17° minuto con una rimessa laterale in favore della Fiorentina. Il risultato è quello di 0-0, perché in tanti me l'avete chiesto più e più volte. Sì, il gol di Lautaro Martinez, ragazzi, è stato annullato. Purtroppo il pallone di Dumfries era completamente uscito, e sì, il check del VAR c'era stato, è stato completato, e quindi si riparte dal punteggio di 0-0. Se l'Inter avesse segnato, si sarebbe ripartiti dall'1-0, chiaramente. Così come, se qualcuno fosse stato ammonito, si sarebbe ripartiti con quel cartellino ancora valido oggi. Per cui metti che all'Inter fosse stato ammonito Lautaro Martinez, appunto, in caso di seconda ammonizione oggi verrebbe espulso, appunto. Così come le sostituzioni, se ci fosse stata una sostituzione in quei primi 16 minuti di Fiorentina-Inter, oggi l'Inter avrebbe uno slot in meno, o la Fiorentina appunto avrebbe uno slot in meno. Però queste cose non ci sono state. Attenzione invece a Bastoni che è diffidato, e in caso di ammonizione salterebbe sì la prossima partita, ovvero quella di lunedì contro la Fiorentina a San Siro, in cui mancherà, come detto, anche Denzel Dumfries, oltre a Comuzzo nella Fiorentina. Probabili formazioni: ci sono quindi delle novità, delle sorprese soprattutto nell'Inter, e partiamo da noi. Vi condivido lo schermo del nostro sito. Da quello che abbiamo saputo proprio pochissimi istanti fa, si va verso
la formazione con Sommer tra i pali, Bissek che riprende il posto titolare sulla destra, con De Vrij e Bastoni a completare. Per qualche ora si era pensato che potesse giocare anche Acerbi e invece alla fine Inzaghi preferisce di nuovo De Vrij. Dumfries quindi ci sarà a destra, visto che poi salterà la partita di lunedì. Carlos Augusto a sinistra, preferito Di Marco. Francamente Di Marco mi è sembrato abbastanza stanco nel derby, quindi è una scelta che condivido. Sono curioso di sapere la vostra sulla scelta a centrocampo, perché a centrocampo confermata la fiducia a Çalhanoğlu dopo un derby in chiaroscuro, confermato Mkhitaryan, prende soprattutto il posto di Barella Davide Frattesi. Quindi Frattesi, Ciala, Mkhitaryan. Questa è la mediana dell'Inter, questo è il centrocampo dell'Inter. Sono curioso di leggere i vostri commenti e cosa ne pensate. In attacco, infine, per qualche ora si era ipotizzato un Taremi in vantaggio in questo ballottaggio, comunque un'ipotesi Taremi per l'attacco, invece alla fine la spunta di nuovo Thuram con Lautaro Martinez, quindi questa è la scelta finale. Nella Fiorentina invece c'è ancora qualche dubbio, non ho ancora ben capito da quello che circolava stamattina se giocheranno con la difesa a 3 o a 4, viste le varie assenze loro avranno pochi giocatori a disposizione con diversi che sono appena rientrati. Dovrebbe essere forse un 4-4-2 con De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, Dodò sulla destra con Richardson e Mandragola in mezzo, anche se Cataldi si sta un po' candidando a prendere il posto di Richardson, con Beltran schierato a sinistra, quindi un 4-4-2 dove Beltran a sinistra però si muoverà tantissimo, e davanti Gudmundsson e Ken al momento. Però la Fiorentina Palladino potrebbe sorprendere fino all'ultimo perché appunto con le varie assenze e la panchina veramente molto corta, potrebbe cambiare qualcosa, ma come detto manca Adli e mancano diversi giocatori, quindi al momento la probabile formazione sembra questa. Sono curioso di capire soprattutto come verrà approcciata questa partita, perché intanto da quello che ho letto è la prima volta nella storia che l'Inter gioca una partita che durerà meno di 90 minuti. È un po' un peccato che si giochi meno, ecco, contro una Fiorentina che ha tante assenze. In una partita da 90 minuti avresti potuto, diciamo, far valere ancora di più la panchina più lunga che hai a disposizione rispetto alla Fiorentina, appunto. Mi aspetto magari un approccio però fin da subito aggressivo, visto che il primo tempo durerà 28 minuti circa, quindi bisogna fare tutto in fretta, per cui potenzialmente si spingerà fin da subito. Rosico abbastanza, come ho detto più volte, perché la Fiorentina che l'Inter andava ad affrontare a dicembre stava davvero imboccando il periodo di difficoltà, quindi avremmo avuto secondo me un grosso vantaggio ad affrontarla a dicembre, però devo dire che la Fiorentina è vero che è ripartita con risultati, ma anche contro il Genoa all'ultimo ha rischiato tanto nell'ultima partita di campionato, per cui bisogna approfittarne oggi assolutamente. L'Inter ha la possibilità di giocarsi una partita in più, tra virgolette, quindi una partita che ti scombina il calendario. Trovo imbarazzante, e lo ripeto per l'ennesima volta, che solo venerdì sia stata annunciata questa partita per oggi, anche se tra le righe si sapeva e si capiva, ma sapere meno di una settimana prima che si giocherà questa partita con conseguente slittamento in avanti dell'altra partita sempre contro la Fiorentina, in un mese, quello di febbraio, in cui l'Inter avrebbe potuto programmare senza il calendario pienissimo, visto che ci sono anche le 2 partite di playoff che l'Inter fortunatamente si è evitata in Champions League. Trovo veramente imbarazzante questa gestione del calendario, ma è una partita che pesa tantissimo, perché dopo tante chiacchiere, dopo aver sentito tanti discorsi sull'Inter, tanti dubbi ancora che vengono portati avanti sull'Inter, possiamo vincere e riportarci in testa alla classifica insieme al Napoli. Visto che il Napoli è lì distante appena 3 punti, agganciarli di nuovo sarebbe un risultato importantissimo, anche per mettere pressione a questo Napoli che nella gara contro la Roma non mi è apparso brillantissimo, anzi, diciamo l'altro giorno stava per vincere con uno 0,3 di expected goal, veramente, veramente pochissimo. Quindi arrivano anche da una sessione di mercato in cui sono curioso di capire come ne uscirà questo Napoli, che ha perso un giocatore importantissimo come Kvara, non lo hanno sostituito con un giocatore all'altezza, però questo tante volte per Conte può essere anche un ulteriore motivo su cui battere per poter fare ancora di più gruppo, e per poter essere ancora più carico, ecco, nel dire: "Vedete, è andato via quello forte, se n'è voluto andare, eccetera, e noi siamo rimasti qua e non è nemmeno stato sostituito". Quindi, su questo a livello psicologico, a livello mentale Conte può giocarci parecchio, quindi sono curioso di vedere come reagirà questo Napoli, se noi soprattutto gli metteremo pressione con questa partita. Giocare al Franchi è sempre difficile dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista arbitrale sono sempre successe cose molto particolari
ce lo ricordiamo dal famoso rigore di Abisso con D'Ambrosio e Spalletti che si infuriò, fino ad arrivare a Sommer-Nzola, e visto che siamo in un periodo in cui dal punto di vista arbitrale siamo giustamente sensibili, dico io, speriamo che fili tutto liscio, speriamo di portare a casa una vittoria importantissima. Noi saremo in diretta dalle 19:30 per analizzare insieme la partita e poi ci sposteremo nel club di Passione Inter per il post partita tutti insieme. Mi raccomando, clicca sul tasto iscriviti, link in descrizione per entrare a far parte della nostra grande community del club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.